casciucco, o livornesi, e lo si fa così, lo si fa cosà. Oggi lo si fa alla mia maniera. Cominciamo a pulire il nostro polpo. Vediamo la testa, dai tentacoli. I pezzi devono essere irregolari, qualcheduno più grande, qualcheduno più piccolino. Questa fondamentalmente è una zuppa, quindi avrà tutto il tempo di cuocersi. Anche la testa, andiamo a tagliare l'estremità, così la riusciamo a pulire meglio. La apriamo al libro, la passiamo sotto l'acqua e andiamo a ricavare delle striscioline. La testa, eliminiamo se c'è il becco. Passiamo alla pulizia dello scorfano. Lo scorfano buca, quindi dobbiamo stare molto attenti. Partiamo con le laterali, con delle forbici. Adesso queste bucano veramente tantissimo, quindi fate molta attenzione. Per sfilettarlo cominciamo da qua, quindi la testa, e incidiamo. Con il coltello lo possiamo ruotare. Sentite, la lama deve scorrere sulla lisca. Ed ecco qua ricavato il nostro filetto. Tagliamoli a tocchetti e mettiamolo da parte. Mi raccomando, non buttate via assolutamente queste parti qua. Sono ottime per fare un fumetto. Se non ne avete abbastanza, le congelate e saranno pronte all'uso per un'altra volta. La rana, per prima cosa dobbiamo andare a staccare la pelle, quindi semplicemente la tiriamo e con il dito andiamo ad aiutarci a staccarla, così semplicemente. Puliamo le estremità. Anche questi scarti non buttateli, mi raccomando, li possiamo sempre tenere per il fumetto. E adesso andiamo ad incidere, e anche la rana andiamo a dividerla a tocchetti. Prendiamo i nostri gamberi, facciamo una leggera incisione, poi tiriamo via il nostro intestino. Schiaccio lo scampo e elimino il primo anello, così chi dovrà mangiarlo sarà facilitato e non solo, potremo levare anche le impurità. Passiamo ai fornelli. Mettiamo l'aglio in abbondante olio caldo e un peperoncino fresco privo dei suoi semi. Non ci dimentichiamo della parte aromatica, la salvia. Andiamo a versare il polpo e il moscardino. Non vi preoccupate per il polpo, non si attaccherà perché è ricco di acqua. Facciamo cuocere per 20 minuti. Questa è una versione molto ricca, ma prima vi veniva preparata gli scarti dei pesci pescati dai pescatori. Calo le seppie e vado a sfumare con un po' di vino bianco. Questo donerà al piatto un'acidità. Mi raccomando, alzate la fiamma per far evaporare la parte alcolica. E poi continuo a cuocere per altri 20 minuti. Passata di pomodoro, con l'acqua sciacquiamo la brocca, poi un cucchiaino di concentrato di pomodoro. In alternativa alla passata possiamo utilizzare un pelato. Faccio cuocere almeno un'ora a fiamma bassa. A questo punto vado ad unire i filetti di coda di rospo, lo scorfano e lascio cuocere altri 5 minuti. Adesso mettiamo triglia, gallinella, tracina e il prete. Aggiungo qualche foglia di basilico che darà freschezza a questo piatto e poi faccio cuocere per altri 2-3 minuti. È il momento delle cicale di mare, pannocchie, canocchie, chiamatele come volete, l'importante è che sono loro. Scampi e gamberi. E per ultimo le cozze. Come capire quando è pronto il nostro casciucco? Semplice, una volta che abbiamo messo le cozze aspettiamo che si aprano. E adesso possiamo impiattare con una bella fetta di pane toscano abbrustolita. Come si dice a Livorno, boia de...